Grazie a Luigi Migliorini per far parte di Polo Bio Lounge e per aver accettato un'intervista. Ciao Luigi, intanto. Ciao. Ciao a tutti. Un piccolo background di Luigi. Luigi si è laureato a Padova in economia aziendale. Ha vissuto negli ultimi 20 anni, se si può dire, Luigi, 22 se non sbaglio, in Asia. Nel 96 ti sei spostato a Nanjing lavorando per il gruppo Fiat, poi hai trovato Suen, ti sei sposato, hai avuto dei figli, hai continuato la tua carriera nel 2000 a Singapore per poi tornare anche in Cina, lavorando per FIAM. Poi, se non ero nel 2011, hai cominciato anche a lavorare per Prysmian come amministratore delegato della Cina. Come riassumere 20 anni in pochissimi secondi, ecco. Hai iniziato poi, dopo 22 anni, hai deciso di tornare comunque in Italia, in Europa, e hai iniziato la tua azienda, che è The Seed Forces. E ecco, iniziamo con... Diciamo in breve, tanto grazie dell'ospitalità. In breve, io dico che conosco poche cose. Una delle cose che conosco sicuramente è l'Asia, avendo vissuto circa 22 anni in Cina, in Singapore e in Asia per lavoro. Conosco bene il mondo dell'energia, avendo lavorato nel mondo delle batterie e dei sistemi di energia, quindi col gruppo FIAM e il gruppo Prysmian. E quindi, diciamo, dopo tanti anni di lavoro in Asia, in Cina, dove abbiamo sviluppato vendite, prodotti, sempre local for local, quindi non abbiamo mai delocalizzato, abbiamo sempre prodotto in Asia per il mercato asiatico, no? Quindi aziende italiane o multinazionali che producevano in Asia per il mercato asiatico o mercato cinese. Quindi questo è uno dei vanti che posso porre davanti agli spettatori, perché non abbiamo mai ridotto posti di lavoro in Italia a causa nostra, anzi abbiamo aumentato il fatturato delle aziende, quindi aumentato le possibilità di sviluppo delle aziende per cui lavoravamo. Dopo tanti anni sentivo la necessità di tornare in Italia, mettere a frutto le conoscenze e anche, diciamo, le risorse che ho messo da parte per investirle in qualcosa che possa servire un po' alle generazioni future. E quindi il mondo dell'energia collegato comunque all'Asia, perché mantengo anche rapporti di consulenza, di lavoro con aziende cinesi, però l'obiettivo è invece focalizzarsi sul mercato europeo e nell'aiutare, diciamo, le aziende italiane, europee, a crescere nell'innovazione. Quindi stiamo lavorando su sicuramente l'energia. L'energia è uno dei temi più importanti in questo momento. Non lavoriamo direttamente nel mondo delle rinnovabili perché è un mondo molto affollato, invece abbiamo scelto di, sfruttando il discorso e l'aumento delle energie rinnovabili, sfruttare alcune patenti, alcuni brevetti innovativi che in qualche modo abbiamo messo assieme per puntare alla batteria del futuro, che sarà appunto l'idrogeno come vettore energetico, e quindi puntiamo a due, diciamo, prodotti, sistemi che stiamo cercando di sviluppare. Sono elettrolizzatori per produzione di idrogeno verde, quindi idrogeno che si produce grazie a elettrolisi o elettrolisi tramite energia rinnovabile a basso costo, in eccesso sostanzialmente, per poi usare l'idrogeno come vettore energetico, quindi al posto di batterie o di gas metano, di petrolio, dell'olio, eccetera, eccetera, e delle bombole, cilindri ad altissima pressione che possono essere utilizzati per ridurre la produzione di CO2 nei pozzi petroliferi. E quindi abbiamo sviluppato questa, assieme a dei partner ovviamente, questa bombola di 10.000 o 40.000 litri, iperleggera e iperresistente, che può essere usata per trasportare il metano che invece oggi viene bruciato nei pozzi. La stessa bombola può essere usata per trasportare l'idrogeno da un sito dove l'energia costa poco ad un sito dove viene utilizzata. Luigi, ti volevo chiedere cosa ne pensi tu di sostenibilità e di circolarità. La sostenibilità la intendiamo come una vera sostenibilità. Faccio sempre alcuni esempi. Diciamo, un amministratore delegato di un'azienda che prende 100-200 volte lo stipendio di un suo dipendente, di un operaio,
non può parlare di sostenibilità, può parlare di sostenibilità solamente se c'è una sostenibilità globale nella sua azienda. Purtroppo però la sostenibilità è diventata di moda e quindi ci sono delle aziende che certificano altre aziende per la loro sostenibilità. Di solito queste aziende ovviamente sono pagate dalle aziende che vengono certificate. Questa è quindi una sostenibilità molto, diciamo, soft, molto relativa. Noi cerchiamo di capire se la sostenibilità è globale, quindi deve essere una sostenibilità sicuramente ambientale, sociale, di governance dell'azienda, di giustizia, di pari opportunità per tutti. Che Quindi sembra ci un po' sono, viaggio, scusami se ti interrompo. e è Tipo, sicuramente un miraggio, insomma, puntiamo sì. a pensare che almeno qualcuno deve essere un po' sincero, no? Quando questi indici di sostenibilità che ci sono, che si diffondono, eccetera, sono tutti molto interessanti, molto utili, però sono ancora molto, diciamo, acerbi. E l'altro tema è la circolarità, perché una sostenibilità senza circolarità è poco, diciamo, poco interessante per le persone, per l'uomo. Quindi un'azienda che produce armi, ecco, può essere ritenuta sostenibile. Queste sono le domande che ci facciamo. Si parla molto di batterie al litio, molti dicono che sono sostenibili, sono circolari, però alla fine nessuno sa in questo momento le batterie una volta, tra virgolette, morte, esauste, dove andranno a finire, come saranno riciclate. Ecco, noi vorremmo, ci piacerebbe spingere prodotti o sistemi che possono poi essere effettivamente circolari, cioè nulla si distrugge, si crea dal nulla, quindi ogni reazione ha comunque un consumo. Quindi nulla è sostenibile al 100%, nulla è circolare al 100%, però almeno la tendenza è ad arrivare alle cose più sostenibili, più circolari possibili. Ci sono varie fazioni, stavano appunto parlando dei livelli di CO2 all'interno comunque dell'atmosfera, prima e dopo Covid e il cambiamento che è stato drastico, nel momento stesso in cui c'è stato un lockdown forzato dove l'emissione di CO2 è scesa drasticamente, ovviamente, perché le fabbriche si sono fermate quasi all'unisono. Ci sono studi molto diversi, ci sono analisi diverse, effettivamente il fatto di essersi fermati ha ridotto molto sia la produzione di CO2 sia la produzione di particolati di NOx e altri che sono molto nocivi alle persone. Questi non vengono solo dalle industrie, vengono anche dal riscaldamento, vengono dalle auto, da altre attività. Quindi per questo noi, ovviamente senza demonizzare, diciamo, la tecnologia o quello che stiamo usando oggi, penso che siamo giunti in un momento storico in cui è possibile pensare a fare dei cambiamenti, visto anche che ci stiamo indebitando per i prossimi 100 anni. Sarebbe anche intelligente provare a indebitarsi per fare cose un po' diverse. Ecco. Per Cioè innovarsi. sì, per comprare, non per comprare, dico, non per comprare una caldaia a metano. Cioè, adesso non ce l'ho con chi fa caldaia a metano, ma è assurdo che oggi dobbiamo indebitarsi per fare in modo che le persone continuino a creare occasioni per produrre CO2 o per produrre particolati. Quindi sì, diciamo nell'arco della storia questo è un momento particolare in cui si dovrebbe approfittare di fare investimenti per fare investimenti di un certo tipo o privilegiare quelli di un certo tipo, quindi ci auguriamo che ci sia questa spinta, diciamo, di investimenti che aiutino sempre di più lo sviluppo di tecnologie verdi. Sempre con un riguardo alla situazione economica ed europea che ci affligge in questo momento, che è presente in questo momento per noi. Come vedi il futuro? Cioè, come vedi l'investimento? Come ti senti anche magari di suggerire ai nuovi investitori, ai nuovi ragazzi che hanno comunque delle idee ma pochi investimenti da poter fare? Come secondo te si svolgerà poi in questi anni, perché si parla poi di anni, come abbiamo parlato fino adesso, da qua a 5 anni, come ci si può innovare? Io penso che l'Italia sia uno dei paesi che ha più brevetti in assoluto e che sta registrando più brevetti in assoluto. Mhm. Cosa si può fare? È sicuramente
fare in modo che sia gli enti che le istituzioni, però prima ancora sono le aziende private che in qualche modo dovrebbero intervenire. Quando c'è eccesso di capitale, in questo momento c'è tantissimo eccesso di capitale, sia nelle banche che in molte aziende, sono ricche di cassa, dovrebbero essere in qualche modo costrette, visto che purtroppo il management spesso è miope o guarda solo il proprio ritorno a breve termine, sarebbe interessante forzare queste aziende a non dare troppi dividendi anno per anno agli azionisti, ma diciamo portare un po' più in là il ritorno agli azionisti, permettendo per qualche anno, per 2 o 3 anni, degli investimenti che potrebbero essere anche a fondo perduto, quindi che potrebbero anche non rendere nulla, ma questo fa parte del gioco. Quindi in qualche modo si dovrebbe un po' costringere, non dico dal punto di vista legale, però si dovrebbe fare in modo che le grandi aziende o i grandi enti che hanno cassa a disposizione, ce ne sono molti, fossero in qualche modo spinti in maniera strutturale, quindi in maniera coerente, in maniera regolare, a investire, sapendo che una parte dell'investimento sicuramente non andrà a buon fine. Ora, spesso l'investimento nelle grandi aziende si intende utile quando provoca un payback, un ritorno a 2 o 3 anni. Ecco, questo io non lo chiamo investimento, questo è comprare una cosa. Tu compri una cosa che ha già un suo ritorno già in se stesso, questo non è un investimento. Si sta ancora al vecchio, si sta ancora al metodo che si usava anni ed anni fa all'interno delle aziende, perché quello che funzionava. La mia domanda è per quanto ancora potrebbe andare avanti, si spera per sempre, ma secondo me l'innovazione deve essere parte integrante di una policy aziendale. Dal Sì, mio ci punto di sono vista. le aziende che hanno questa policy, però, ripeto, la percentuale di direttive che spesso si danno a queste aziende o questi enti sono troppo limitate, cioè l'investimento prevede anche una perdita iniziale di qualche anno probabilmente. Ovviamente questo dipende molto anche dalla società in cui si è, in una società di giovani in crescita e spinta ad innovare. Una società con pochi giovani è meno spinta ad innovare. Penso che abbiamo delle possibilità anche di accogliere nei prossimi anni persone che vengono anche da altre regioni, da altri paesi di cultura diversa. Questo aiuterà molto a crescere nell'innovazione gli stessi nostri, diciamo, giovani italiani. Questa è una speranza anche. Quindi ogni azienda, se tu hai una buona idea, ci credi e pensi che possa funzionare anche in altri paesi, dovresti piuttosto di far circolare prodotti nel mondo, è meglio far circolare le idee e una parte delle persone. È ovvio che insomma, non è che possano tutti i cinesi venire in Italia, tutti gli italiani andare in Cina, però c'è questa commistione tra cultura, idee positiva, quindi alla fine un'azienda globalizzata, e le aziende in cui lavoravo più o meno hanno sempre avuto questo concetto in testa, piuttosto di far circolare prodotti su e giù per il mondo, si portava un know-how specifico, una produzione in loco per il mercato locale e anche per le persone. Poi è ovvio che una parte di prodotti unici, se tu hai un prodotto unico come la Ferrari italiana, non corre produrre in Cina per i cinesi, perché è un prodotto unico, talmente elaborato, che ha senso tenere una produzione unica. Quindi ci sono prodotti che non vanno sicuramente delocalizzati, ecco. Ci sono invece dei prodotti che vanno, secondo me, prodotti dove vengono poi venduti e usati. Quindi questo è lo spostamento di idee invece di spostare i prodotti in senso stretto. Questa è un po' l'idea. Bene, grazie mille, sempre molto esaustivo Luigi, assolutamente. Noi ci lasciamo qui, l'intervista è terminata. Per la vostra iniziativa. Grazie mille, grazie mille. E con Grazie. tutti gli spettatori ci vediamo esattamente tra 20 giorni con un'altra intervista. E ringraziamo ancora Luigi Migliorini e buona giornata a tutti quanti.